Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Come vedete in questo video soffia il vento perché fa veramente caldissimo qui a Genova, ci sono 35 gradi, fa caldissimo come in tutta Italia e probabilmente in tutta Europa. Dunque sono qui con il mio ventilatore e spero che il ventilatore non crei troppo fastidio nel video, non crei troppo rumore. Spero che questo video sia comunque piacevole da ascoltare e non troppo rumoroso. Ad ogni modo, sapete qual è una delle parole più difficili da tradurre dall'inglese all'italiano? La parola in questione è time. Ho notato che molto spesso alcuni studenti mostrano dei dubbi quando si tratta di tradurre la parola time in italiano e non hanno tutti i torti perché la parola time in italiano ha diverse traduzioni che cambiano da contesto a contesto. In questo video infatti copriremo ogni contesto di modo tale che possiate finalmente utilizzare la parola time in maniera corretta. Iniziamo con la principale traduzione di questa parola, che è tempo. Tempo significa ovviamente time ed è usato per definire un concetto generale di tempo, quindi non un tempo, un momento specifico, ma il tempo in generale. Facciamo una frase e cerchiamo di capire. Non ho tempo di fare sport oggi. Non ho tempo di fare sport oggi. I don't have time to do sports today. In questo caso stiamo parlando del tempo come concetto generale. Non ho tempo libero per fare sport oggi. Non stiamo parlando di un'ora specifica, non stiamo parlando di un giorno specifico, stiamo parlando del tempo in generale. Dunque, per questo motivo dobbiamo utilizzare tempo. Oppure, non ci vediamo da un sacco di tempo. Non ci vediamo da un sacco di tempo. Anche in questo caso stiamo parlando di un tempo generico, non stiamo parlando di una durata specifica, non stiamo parlando di un anno specifico, ma del tempo in senso generico. Per questo motivo anche qui utilizziamo tempo. La seconda traduzione della parola time, e che molti di voi probabilmente già conoscono, è la parola ora. Vediamo però come e quando si utilizza. Ovviamente ora si utilizza quando parliamo di un orario specifico, di un'ora specifica del giorno. Molto spesso time come ora viene utilizzato nelle domande. Vediamo un esempio. What time is it? Che ora è? O che ore sono? Che ora è? O che ore sono? Oppure what time does your plane leave? A che ora parte il tuo aereo? A che ora parte il tuo aereo? Nella risposta a queste domande avremo un orario specifico. Per questa ragione abbiamo utilizzato ora o ore nella nostra domanda. Un'altra traduzione della parola time è volta o volte. Quando si usa volta o volte? Si usa quando parliamo di momenti specifici. In inglese probabilmente diremmo instances, quindi occasioni specifiche. Per esempio, è la prima volta che vado negli Stati Uniti. È la prima volta che vado negli Stati Uniti. It's the first time that I go to the US. In questo caso stiamo parlando di un'occasione particolare, di un momento particolare. Per questo motivo utilizziamo volta. Si riferisce dunque ad un time più specifico rispetto al time che utilizziamo quando usiamo tempo. Facciamo un'altra frase. Vado in palestra 3 volte a settimana. Vado in palestra 3 volte a settimana. I go to the gym 3 times a week. Anche qui stiamo parlando di momenti specifici, singole occasioni in cui io vado in palestra. Non stiamo parlando di un tempo generico, stiamo contando, possiamo contare la quantità di volte che noi andiamo in palestra. Dunque, quando utilizziamo time come tempo, ci riferiamo ad un tempo che noi non possiamo contare, mentre invece quando parliamo di volta e volte possiamo contare le specifiche volte in cui noi andiamo in palestra o in cui noi facciamo qualcosa. 1 volta, 2 volte, 3 volte. Spero che fino a qui sia tutto chiaro. Che cosa utilizziamo però quando vogliamo parlare di time in maniera molto specifica?
molto più specifica rispetto a volta. In questo caso utilizziamo la parola momento. Per esempio, se voglio chiedere which is the best time to call you? Qual è il momento migliore per chiamarti? Qual è il momento migliore per chiamarti? In questo caso stiamo utilizzando time come qualcosa di molto molto specifico. Facciamo un'altra frase. Il ladro è scappato nel momento in cui la polizia è arrivata. Il ladro è scappato nel momento in cui la polizia è arrivata. The thief escaped at the time the police arrived. Anche qui, come vedete, stiamo parlando di un momento molto molto specifico. Dunque, per ricapitolare, utilizziamo tempo quando vogliamo parlare di time in senso generico. Utilizziamo ora quando vogliamo parlare di time, soprattutto nelle domande, per chiedere a che ora specifica della giornata avviene qualcosa o che ora specifica è in quel momento. Usiamo volta per parlare di occasioni o eventi particolari. È la prima volta che faccio bungee jumping. Sono andata 2 volte in Argentina. Quindi quando vogliamo parlare di occasioni, di eventi particolari, singola, utilizziamo momento per dire time quando vogliamo parlare di un momento davvero 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 specifico, quando vogliamo parlare di un istante in particolare. Infine, se vogliamo chiedere how long something takes, utilizziamo l'espressione quanto tempo. Ma non fatevi confondere da questo, nel senso che se utilizziamo quanto tempo nella domanda, non dobbiamo rispondere con tempo nella nostra risposta. Cerchiamo di capire che cosa voglio dire con questa frase. Quanto tempo dura l'esame? Quanto tempo dura l'esame? How long does the exam last? In questo caso utilizziamo tempo in senso generico perché non sappiamo la nostra risposta. Non sappiamo se si tratterà di un'ora, non sappiamo se si tratterà di un momento specifico. La risposta però ovviamente sarà sicuramente più specifica. Per esempio, l'esame dura 2 ore. L'esame dura 2 ore. The exam lasts for 2 hours. In questo caso conosciamo la durata dell'esame, per questo motivo possiamo rispondere con più esattezza e dire 2 ore, 3 ore, 1 ora, mezz'ora e via dicendo. E anche per oggi è tutto, spero che questo video sia stato utile, spero che abbia chiarito i vostri dubbi. Se avete delle domande ovviamente potete scriverle nei commenti. Se questo video vi è piaciuto mettete un like ed iscrivetevi al canale. Grazie come sempre per averlo visto, spero che abbiate passato un buon fine settimana e noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. A presto!